Qualche tempo fa ho lavorato ad un progetto che utilizzava il display OLED basato su ST7789. Il display ha una risoluzione di 240x240 pixel e gestisce 65.000 colori, davvero un bel oggettino. Sufficiente utilizza il protocollo SPI e necessita quindi di 4 resistori e 7 pin per il collegamento, il che porta a situazioni di disordine di questo genere. Per questa ragione abbiamo pensato e progettato una shield per Arduino che ne renda più agevole l'utilizzo. Il circuito elettrico è piuttosto semplice, basta collegare 7 pin del display ad un connettore e questo ai relativi pin di Arduino, fornendo gli opportuni resistori. Dal momento che lo spazio è sufficiente, abbiamo aggiunto il cablato anche a 3 momentari switch per rendere lo shield più efficiente e utile. Abbiamo posto il nostro display al centro della board e collegato gli interruttori sul lato destro. Abbiamo usato i pin di 2, di 3 e di 4 per gli switch e di 7, di 8, di 11 e di 13 per il display, oltre ai pin di alimentazione. Utilizzando connettori pass-through è possibile riusare i pin di Arduino non occupati. Sulla board rimane spazio per ulteriori elementi. La scheda è frutto di un nostro progetto interno, mentre per la realizzazione del PCB ci siamo avvantaggiati dell'aiuto di JLC PCB. Abbiamo ordinato 10 schede prototipo per poter soddisfare le richieste dei nostri aficionados. Potete scrivere alla redazione per avere maggiori informazioni. 7 resistori, 3 pulsanti, un connettore 7 pin per il display e i classici connettori laterali per poter collegare lo shield ad Arduino. Ora, collegare il display a 7 pin è un gioco da ragazzi. E voilà! I 3 pulsanti torneranno utili se vorremmo programmare un retro game su Arduino o anche solo per passare da una schermata di configurazione all'altra in caso usassimo Arduino come controllore di sensori o attuatori. Bene, è giunto il momento di lanciare il programma per il test grafico del nostro display. Si parte! Nonostante il video non renda giustizia della fedeltà del colore, è tuttavia possibile apprezzare la versatilità del display. Niente male, vero? E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.